lavoriamo tutto il giorno, sappiamo che tempo di andare a rubare. Portami un paio di scarpe belle, C'è la pistola in bocca qui. C'è chi dorme con la pistola sotto il letto, normale sotto il cuscino. Ma sequestrare uno youtuber, quanto prendiamo? Noi rom, la guerra non l'abbiamo mai fatta contro nessuno. Si può fare il giro al contrario, lì dietro? Tieni per mutuale. Brutta merda! Alex della Gusta, abbiamo qua al campo. Qua nasci che sei giostraio, muori che sei giostraio. Quando i giostrai arrivano in una città, il numero dei furti cresce drasticamente. Questo è quello che mi aveva raccontato un ladro di professione e che sono sicuro anche voi Abbiate sentito dire varie volte. Quando arrivano le giostre aumentano le rapine. Ma è davvero così? Cosa si nasconde dietro il mondo delle giostre e chi sono davvero gli zingari? Se sono le zingaro per loro. Siamo qui per scoprirlo. Il mese scorso mi scrive Carlotta, una giostraia Che mi invita ad andare a vedere da vicino la sua cultura, È un mondo completamente a parte. la sua famiglia Mio papà adesso ha 63 anni, non può montare la giostra da solo. Certo. Automaticamente io devo stargli vicino, cosa che farà mio figlio. e anche altre cose. Se dici sinto non ci offendiamo, se dici zingaro sì. Ti sembra uno zingaro? Assolutamente no. Allora. Zingari è un modo dispregiativo per intendere. È dispregiativo? Zingari sono i rom, quelli che avrebbero la gonna lunga. Non hanno un lavoro. Sinto giostraio lavora, è regola, una società paga le tasse, quindi venire sempre attribuiti a gente che ruba è triste. Andiamo rubare. Andate a rubare. Questo perché nel macrogruppo dei Rom esistono più culture, i appunto Sinti come Carlotta, ma anche i Calais e i Manouche. E altri microgruppi che nel tempo qualcuno ha deciso di additare malamente come zingari. Per semplificare, diciamo che i Sinti a oggi sono le popolazioni rom più integrate con la cultura italiana, nonostante il loro stile di vita piuttosto unico. Cosa ne pensate di noi? Noi generali, noi giostrai. Non resta che andare a conoscerli. Oggi dormiamo qui, se riesco, nel nostro nido d'amore. Domani dormiremo nella carovana dei giostrai. Solo che in ogni posto in cui andiamo c'è sempre il solito problema. Per la 150esima volta ho preso l'hotel chiedendo letti separati e non ce li separano. Non si dorme insieme. Almeno non quando stiamo lavorando. C'è un tempo per ogni cosa. Comunque arriva la mattina e Carlotta ci aspetta sotto il nostro hotel. Ciao, piacere, Alessandro. Ah, ecco, mi ero dimenticato di dirvi che in questa avventura non sarò solo. Il pampone, ammettetelo, non ve l'aspettavate. Se mi avessero detto che a 23 anni mi sarei trovato a Las Vegas a sposarmi con qualcuno, non avrei potuto desiderare una persona migliore di te. It is my honor to pronounce you committed for life. E quindi, con quello che tecnicamente è mio marito, procediamo a conoscere i protagonisti. Piacere, Alessandro. Piacere. Lui è mio cugino, lei è mia cugina. Siamo tutti e tre cugini, ma loro due stanno insieme. In che senso? Sono morosi. Ok, già troviamo la prima differenza culturale, ma d'altronde Noi siete gagi, noi siamo Sinti. E per noi chi non è sinto è gagio. che è un po' come dire straniero rispetto alla loro cultura. Ma invece le giostre come funzionano? Ogni famiglia ha la sua giostra. Se io volessi avere delle giostre, Non puoi. perché? Perché dovresti andare da un sinto e comprare il posto, ma non te la venderebbe mai. Cosa vedremo quindi insieme a loro? Questione più interessante, campo nomadi. No, ma io non voglio, cioè ho chiesto apposta per quello, non voglio... I cani mi spaventano un po'. Le persone qua ti spaventano, non i cani. Facciamo parlare anche un po' con la vecchia guardia. Vabbè, allora andiamo. Qual è la vostra macchina? Macchine crazy. Fatta conoscenza di Carlotta e i suoi cugini fidanzati e adesso andiamo dove vivono. Sono molto curioso di vedere com'è la situazione in cui abitano dei giostrai. Ehi, guarda come sgasa, guarda come pedala! Eccoci qua. Allora, è affascinante che questo lo chiamino casa. Questa è una famiglia. Ecco, questa è la prima cosa fondamentale da approfondire. Come funziona la questione casa? Io ora ho una roulotte piccolina. Ci sono roulotte che sono 17 metri per 10 metri. Facciamo ora la conoscenza della sua famiglia. E vi anticipo già che la matriarca della casa è un personaggio decisamente
pittoresco. Tu sei un youtuber? Sì. No. Con un po' di E disprezzo saprai- l'hai detto, No, l'hai detto come... non mi tu permetto. sei un... No, non mi permetto. No, ma sto È il scherzando. mio modo di fare. La mamma di Carlotta ci va giù pesante, ma per ora glisso la provocazione e vado dritto sulla questione case. Al di là della questione pratica, a loro piace vivere in una roulotte? La prima cosa che ti senti quando vai a dormire stasera è la mancanza di spazio. Ah, letteralmente la mia altezza. Quelli che stanno fissi a Milano, ad esempio, vivono in un campo o vivono in una casa? È raro che un accento va a vivere in casa. Io sono stato un anno. E com'è stato? La galera. Io non sono mai stato in galera, però ora la... Sicura? Sicura cosa? Che non sei mai stato in galera? Sono pulitissimo. Ma scherzo. Hai sempre casa tua con te, come una lumaca. Mia nonna a Modena ha una casa. Io quando la vado a trovare, che è una casa di 4 piani, io dormo nella roulotte fuori, perché io non riesco a dormire in casa. Passiamo invece alla differenza con gli altri gruppi rom che vivono in Italia. Qui dove siamo? Allora sono la zona dei rumeni. Perché mi sembra chiaro che tra di loro non scorra proprio buon sangue. Loro arrivano da Romania. La giusta definizione vostra è Rom. Sì, Rom. E voi invece? I Sinti vengono Dall'India. Ma che l'India? Noi siamo romagnoli. Vengono Sinta era questa tribù che viveva vicino a Monte Sinad e poi è scoppiata la guerra e loro hanno dovuto andare via e mano a mano che si sono mossi sono arrivati praticamente in tutto il mondo. La lingua che parliamo arriva dal di là. Sì. Ok. Se io vado Però da un solo la lingua è pakistano e gli dico Kamauto, gli sto dicendo ti amo. Da Roma a Sinti sono 2 etnie diverse. Come dire Che dopo che sei loro italiano sei uguale a un tedesco. Ah, ma tanto sei bianco? Non è così. E le differenze pratiche quali sono? Cosa fanno di tradizione? Rubano. Io l'ho fatto un paio di rapine, ho fatto una rapina qua al fiume. Esisteranno anche Sinti che rubano, come esisteranno dei Rom che non rubano. Come esistono dei raboi che rubano. No, ma non volevo dire che voi rubate, Lavoriamo tutto il giorno col caldo, pioggia, sole. Abbiamo anche tempo di andare a rubare. 2 anni fa avevo fatto una serie sui ladri con un ragazzo che va a rubare nelle case. Devi cagare in mano. O impari a fare il mestiere o prendi gli schiaffi. Inizi molto presto. Conosco gente che ha iniziato anche a 10 anni ad andare a rubare a fare furti. Lui aveva detto che molto spesso quando le giostre si spostano in un paese iniziano a esserci più furti nel paese in Sì, cui... lo sai perché? Tu sei ladro. Ok. Arriviamo noi qua con le giostre. Lo sai che la colpa viene data a noi. Quando li fermano il problema è che dicono sono giostrai, perché stanno in una roulotte. In realtà il giostro non è niente, capito? Loro vivendo nella roulotte per farsi un po' più dicono che sono delle giostre. Sincero, mi sembra un po' semplicistico dire che i Rom rubano e i Sinti lavorano, ma tra un po' approfondiremo il discorso anche con l'altra parte. Tipico del luogo, mangiamo. Tra l'altro voglio mostrare il suo dito, che è una cosa veramente che non è mai stata vista. Ecco lì. Sono curioso di vedere l'interno. Vediamo. Mi tolgo le scarpe? Permesso. Questa è americana, quella che hanno gli attori quando girano i film. Qua c'è la camera. Che roba. Poi di qua andate pure c'è il bagno e la camera. Ah, questa è la camera di chi comanda. Voi siete ultra ordinati. Al contrario di qualcun altro. 30 secondi dal nostro arrivo. Tutto un disastro. Questa è del secondo boss, è mio fratello. La sua casa è un po' più pazza, è amante dei Pokémon, c'è un pianoforte nella carovana, ha i petagoli da zucchero. Guarda. No! Pazzesco. Quello è un cerchione di una macchina Formula 1? Sì. Assurdo. Dell'Alfa Tauri. Ma è così grande? Sì. Ma la cucina qui non c'è. No. Come fate? Mangia dalla mamma, come fa? Ah, sì, velocemente puoi avere i vantaggi di vivere vicino ai tuoi, ma se ti rompi i coglioni puoi anche andartene. Sì. Beh, effettivamente è una figata. E invece mi chiedo come trovano il posto in cui trasferirsi di volta in volta. Dipende, a volte è comunale, questo è privato. Non puoi montare quello che vuoi. Ti vengono a misurare i centimetri, se sei fuori di 10 centimetri, tu smonti tutto e te ne vai via. Non è che arrivi lì e sganci e arrivederci, capito? Ma ci sono anche gaggi che lo fanno? Mio marito. Ha visto mia zia, si è innamorato, ha abbandonato tutto e è venuto Ma guarda di noi. a far Si zinga. innamorano. Però se te sposi una Sinta, negli anni poi sarai classificato Sinto. Quindi ci si può in qualche modo integrare e diciamo che per Pampa questa possibilità più tardi si farà concreta. Vecchia volpe il pampone. Ma come funziona con le donne da queste parti? Spiega come ti sei sposato loro che non lo sanno. Niente, l'ubriaco. 54 anni che siamo insieme. E qual è il trucco per avere tante donne?
Io se mi devo sposare con lei, facciamo la fuitina. Cioè? Scappiamo. Vado da lei, prepara le valigie, andiamo via. Avviso lei, dico organizzate la festa finché io sono via. Poi quando torniamo indietro e lei siamo sposati, festa, e lei viene a vivere in campina con me. Oltre ad essere una parola che fa molto ridere, è assurda sta cosa. Tra l'altro la fuitina, ovvero sta pratica di scappare per sposarsi in segreto e tornare a cose fatte per non avere problemi in famiglia, è una pratica che nasceva nel sud Italia addirittura nel Settecento, quando i ragazzi non potevano scegliere in autonomia il proprio marito o la propria moglie. Curioso che l'abbiano in qualche modo reinterpretata in chiave Sinti. Scusami, come si divorzia? Mio nonno ha preso la sua campina e l'ha messa a fianco a quella di mio nonno. Erano separati. Comunque, tutti discorsi stra interessanti, ma adesso è il momento di spostarci verso la nostra prossima tappa. Direzione lavoro. Andiamo finalmente alle giostre. Per vedere da vicino come funziona una loro giornata tipo, mi offro quindi di aiutarli a sistemare le ultime cose verso l'apertura del Luna Park. Eccoci qui. Quanti sono lui o facciamo lavorare tutti? Sono la persona con meno manualità del pianeta Terra, credo. Metti la punta. Sei un adattatore. Perché ridete? Faccio io. Cosa devo fare? Hai un po' spanato, ma Vabbè, dai. Sì, tutto faccio. Gru, robe, casini. buona fortuna. Grazie. Ho paura di fare sbagliato. Ho distrutto lavoro. Però gli mettono una materia in più che diventa rigido duro. Infatti non si... anche morire. Beh, però se dai una martellata lo sfondi. Chiedilo lui. No? Provate tutto a... Posso provare a dare una martellata? Così? Forte, vai. Forte? Forte. L'ho spaccato. Questo braccio qui. Qui ridiamo e scherziamo, ma lo stiamo facendo per un motivo ben preciso: ottenere fiducia della famiglia e farci accompagnare in un campo rom. Pensi che noi ai campi non ci dobbiamo andare, te ci vuoi andare per forza a campo. Perché non ci volete andare? Perché è il degrado, è diventato un Bronx di quelli impressionanti. Se voi volete accompagnarmi mi fa piacere, se no vado da solo. No, lascia stare, rischi le botte. Perché non vuoi venire? Perché devo andare? Alle 4, alle 4 e mezza viene un ragazzo là nella mia giostra. Queste sono scuse. No, giuro. Vero qual è? Sono persone normali. Sono come noi così alla buona che stiamo parlando. Non c'entra niente con noi. Perché dovrebbe essere così cattivo vostro? Perché ti spiego, l'hanno fatto incattivire quelli che andavano dentro. Arrivavano i giornalisti, voi zingari rubate, fate. Scatenava l'inferno e li buttavano fuori. Poi ovvio, se qualcuno viene a cercare rogne, cioè io vengo, però ho paura di stare qui. Ok, mi sembra che qui nessuno sia disposto a portarmici. Non capisco cosa sia a frenarli: il pregiudizio o la sincera paura di trovarsi lì in mezzo. Carlotta però paura non ne ha e fa quindi una mossa inaspettata. Facciamo una cosa adesso, intanto andiamo a vedere la ruota e poi andiamo a vedere altre 2 carovane lì. Fingendo una visita in un Luna Park lì vicino, Carlotta prende coraggio e va verso il campo rom. Pronto? Dove sei? Stiamo andando a fare il giro sulla ruota. Dove? Qua a Rimini. Ma sei andato lì a baseball? No. Non andate mica? No. Ma perché così preoccupato? Non sai chi ti trovi davanti, capito? Non stiamo facendo una cosa da niente. Ecco, dopo tutto sto allarmismo, a dire la verità sono preoccupato anch'io. Io parto con tutte le buone intenzioni, non si sa mai. Ci siamo macchine distrutte qua. Inizia... direi di parcheggiare qua, non proprio davanti. E infatti il benvenuto non è dei migliori. Ciao, sono una Sinta. Cosa dici io? Sono la cugina del Jonathan. È quella che va nella bianca. La questione sembra risolta, ma il dubbio rimane. No, aspetta che glielo chiedo. Posso chiederti come mai ci hai urlato così subito spaventato? Pensavo che volevate un po' di erba, un po' di fumo. Bah, io ho accompagnato dei miei amici, Nicola Mauric, Teodoro Polimeni, Manuele Rasera, Gianmarco Sodano, a comprare il fumello, ma diciamo che vieni accolto solitamente come un cliente. Una tazza di tè, un saluto caldo, non è che ti urlano dietro, si entra nel campo. Comunque. La Carlotta, la nipote della... Questo mi fa credere che in realtà Carlotta qualche aggancio con chi vive lì ce l'ha. Brava. Mia nonna, che è venuta a mancare a ottobre, lei era proprio quello che noi chiamiamo essere Sinti. Quindi partiamo da una conoscente della nonna di Carlotta. Vediamo dove ci porta. Ciao, piacere Alessandro. Piacere Media. Facciamo grande del cane, ho paura di cane. Però la situazione, diciamo che non è che sia proprio tranquillissima. No, se gli parte il Cristo col cane lì, togli un braccio. Sarebbe bello parlare con loro se loro li tipo tenessero o le legassero. Sono veramente grandi. Perché ci sono tutti questi cagnoloni grandi cattivi? Guardaci in caravana. Saremo quindi nella carovana della signora, un'ex giostraia, appunto amica, della famiglia di Carlotta. Permesso? Vieni, sedetevi comodi. Vieni, tu che sei grande. Vai, dimmi. E c'è un quaderno lì sopra. Sì.
ragazzo? È quello qua. Quanti anni hai? Quanti me ne dà? Avrai 20 anni. 26. Complimenti. Grazie. Anch'io, 25. E per Giacomo nessun complimento. 1-0, dottore, e silenzio. Comunque il mio obiettivo non era certo quello di parlare con anziane signore del Giro dei Sinti, ma buttarmi nella mischia. Io vorrei parlare con loro, però c'hanno l'incognita. Ciao, ciao Alessandro. Cosa dovevate fare? Giro, parlare con tutti i ragazzi. Adesso organizzo io un attimo. Io vedo sempre i tuoi video su YouTube. Sì? Alex Della Gusta. Esatto, della giusta. Alex Della Gusta, oh abbiamo qua al campo. Alex Della Gusta, fra. Vai, fammi un'intervista. Spiegami, come ti chiami? Non dico il mio nome vero. Ok. Quando mi conoscono, quando mi vedono e dopo lo sanno che dico le bugie. No, non dire bugie. Ma come? Chiedimi e poi? Spostatevi di là sopra perché non vogliono, perché lo sanno come siete, telecamere, roba, non sa mai. Dopo ti dico io dove venire, dove non venire, dai. No, ma mi hai detto tu di venire, io ti ho seguito. Di qua, non di là, sopra. E qui Carlotta fa la seconda giocata del giorno. You speak English. English, I'm sure that they will not understand us. Ok. Now we start to see that they are little. E chi è molto chiaro, ma voi mi conoscete, io non posso mollare adesso. Ma perché là? Qual era il problema là? No, lascia stare, fra vi stai toccando punti dove non Perché? devi toccare. I ragazzi non si vogliono fare intervistare perché hanno problemi con la legge, non so. Ma io, volendo parlare proprio con loro, gli chiedo di mettere una buona parola. Ma stai facendo il video adesso? Sì, lo sto facendo da 2 ore. Però non riprendo. Mi chiedevo se c'era qualcuno che poteva raccontare anche qualcosa di scottante. Qua non le trovi quelle persone, non ci sono. Era diverso, adesso sono diventati bravi ragazzi. Noi siamo tutti che lavoriamo. Solo che lo stigma è ancora lì e quindi quasi nessuno vuole farsi riprendere. Io lavoro, la gente non sa che io sto un po' periodo lavoro io. Sono che sono zingaro per lavoro. Sono bambini che hanno problematiche, robe. Se deve venire un dottore a casa che succede qualcosa, non che niente, dai. Ma perché? Si spaventano, hanno paura, sanno che è un campo, dicono di qua, di là. Quindi da dove viene questo preconcetto secondo il quale un campo come questo è un posto estremamente pericoloso? Ma se voi volete fare tipo un'azione così, noi ci vestiamo tutti mascherati, diciamo vai via da qua. Davvero? Quindi è vera quella storia secondo cui tanti programmi TV negli ultimi anni hanno pagato gruppi rom per dire volontariamente cose problematiche in modo da aumentare lo share? Sarebbe assurdo. Prego, i cani, mamma mia, non mi devono abbaiare. Dopo li leghiamo tutti. Dai, è un piacere. Lo vedi ancora qua? Portami un paio di scarpe belle, fra. Se ce li hai. Ma quelle sono bellissime. Lo so, non ce l'ho di tanto tempo, sono rovinato. Ciao ragazzi, è stato un piacere conoscervi. Grazie mille. Grazie a voi che vi interessate. Se non era per questa qui e la madre, qui dentro piede non ce lo mettavamo. I cani belli spaventosi. Mamma mia. Belli spaventosi, ma alla fine è bastato presentarsi, trattarli con rispetto per trovarsi di fronte a una situazione un po' diversa da quella che ci viene generalmente raccontata sui campi rom. Loro erano giostraie, gente normalissima come noi. Poi negli anni hanno sbagliato mosse su mosse e si sono ridotte così. Infatti, come avrai visto, loro conoscono mia mamma, conoscono soprattutto io. Appena ho fatto il nome di mia nonna, qui posso andare in tutta Italia che era conosciuta ovunque. Quindi è semplicemente una comunità più povera della loro. Cazzo, dolce cazzo. Guarda qua. Che buon odore. Quando è pronto. Certo. Vediamo quindi come si vivono una cena tutti insieme. Fatto dalla zingara. Un assaggio, Quindi te mi prendi per il culo. Ma poi il dolce per eccellenza più buono del mondo, il Krafen. Tutto avrei pensato di vivere quest'anno tranne che trovarmi a un tavolo a mangiare insieme a un gruppo di giostrai sbustando carte Pokémon. E la roba peggiore era sbustare le carte Pokémon in questa storia. Io ho detto che tra tutte le bustine questa sarà la migliore. È rara? Una ex. Altre 2 brillanti. E dopo una giornata veramente pesante passiamo alla cosa che mi stuzzicava di più: dormire in una carovana. Sì. È il momento di andare a vedere la nostra dimora per la notte. Casualmente la chiave dei ladri al portachiave della Juve. Dove venite, prego? Letteralmente la mia altezza. Qui c'è la cucina, poi qui c'è il letto. Allora, là. ci state in 2 bene, se no il tavolo io lo posso abbassare e farlo diventare letto. Sì, secondo me sì. Ma è un lettone enorme. Grazie di tutto, buonanotte. Come sarà?
Ben arrivati nella nostra nuova casa. Fatta la doccia, a differenza del camper qui c'è l'acqua illimitata. Il bagno anche è collegato in qualche modo a una fognatura. Quando tu fai le tue cose premi quel pulsante lì, c'è uno scarico normalissimo e adesso vado a dormire. Mi sembrava una serata tranquilla, fino a quando... Noi ci siamo appena svegliati, hanno fatto esplodere qualcosa qui a fianco. Adesso un infarto. Anyway, ritorno a dormire. Ho dormito da Dio. Se non fosse stato di una bella qualcuno qua a fianco. Non sapremo mai cosa è successo e forse è anche meglio così. Eccoci qua. Per un attimo ho avuto paura di aprire la porta e non essere più dove eravamo rimasti. Ma i piani di oggi? Lei è a Bologna, e a Bologna in quanto sarete? 90 giostre. Quindi domani andiamo anche lì. Questo Lì mi- c'è più carovane, carovane inteso roulotte. Stiamo entrando. Avevo già avvistato una quantità industriale di giostrone. Ah, qua vivono tutti attaccati a dove lavorano? Non è sempre così, a volte i posteggi sono lontano. Cosa stiamo andando a vedere? Le cosiddette roulotte di lusso. No! Qua dentro è micidiale. Questa è l'imponenza dall'esterno. Ma va! Ma che cazzo, incredibile! Così da fuori non si vede niente? No, è dentro e fuori. Camera da letto. Qui c'è il gabinetto Ah, e il bidet. sembra proprio che è una cosa che non mi aspetto da Solida. una... Esatto. La cameretta che dovevo io adesso sto più. Veramente, veramente bella. Posso chiederti per curiosità quanto costa una roba del genere? Ma più o meno, dopo dipende come la vedi dentro, così sui 300 più o meno. E se mi svegliassi qua dentro non potrei mai pensare di essere sopra una cosa che si può muovere. Beh, clamoroso. Quasi quasi me la compro anch'io. E ho già in mente un piano che pure tu puoi replicare. Qual è? Semplice. Invece di tenere fermi i soldi sul mio conto, con Trade Republic li metto a lavorare. Trade Republic è una banca vera e propria, non una semplice app. E con il conto gratuito con IBAN italiano posso sia farmi accreditare lo stipendio da ADG, sia ottenere il 2% lordo annuo direttamente sulla liquidità. Pensa che ogni mese gli interessi arrivano da soli, senza che io debba neanche muovere un dito. E non è solo questione di interessi, anche perché così ha voglia per arrivare a 300k. Per riuscire a comprare la mia roulotte dei sogni, posso anche creare piani di risparmio gratuiti e personalizzati per mettere da parte denaro nel tempo e, quando voglio, investire in azioni o ETF in modo super semplice. E poi, soprattutto, c'è il regime amministrato. Significa che tutta la parte burocratica se la gestiscono loro. Quindi sì, la mia idea è questa. Apro il conto gratis, ci metto da parte i soldi, li faccio crescere con il 2% e con i piani di risparmio e un giorno magari mi compro proprio una di queste roulette. Apri un conto gratuito dal link in descrizione, che ci vogliono pochissimi minuti e puoi iniziare subito a far lavorare i tuoi risparmi. Permesso? Questa è mia. È letteralmente come essere in una vera e propria casa. No, a me affascina tantissimo il meccanismo che la apre e chiude. Questo qua va giù e questo sale sopra questo in realtà, capito? Perché si chiude così sopra il pavimento. Ma quanto ci vuole trasformarla in casa? 2 orecchie. 2 o 3 ore. Pensate a queste roulotte come una sorta di Transformers che si compattano per viaggiare e a cui poi si aprono pannelli laterali, verande e parti scorrevoli per creare stanze aggiuntive e estensioni una volta piazzate. Quanti metri sono? 105. Cioè, quindi è quasi 90 metri. Questa è la camera dei miei genitori. Poi di qua c'è la sua cameretta. Che roba. La sua di lui? Sua di lei. E di qui c'è il bagno. Il bagno è gigantesco. Tutti i bagni c'è il bidet. Vabbè, ma qui da fare cosa c'è? E ora giro del Luna Park con Luna Park chiuso. Che bello che era venire alle giostre, spendere tutti i soldi dei propri genitori. Godetevelo finché potete. Devo per forza tornare bambino e farmi un giro di tutte le attrazioni. Eccolo là, io questo voglio fare. E cos'è che si vince? 200 euro. Ma c'è qualcuno che ogni tanto li Sì. vince? Ma devi essere un mostro. Devi essere bravo. No, è impossibile, è difficilissimo. Basta, cioè mi fa già malissimo il polso. 11 secondi. Top. Questi 200 euro facevo prima a farli con Trade Republic. No, Ale, aspetta, facciamo una sfida. Io pampa, dai. Per vincere devo tirarla in culo in alto la 2 volte, sì. Uno? Posso? Mi sto innervosendo tantissimo. Ma te punti troppo in alto. Io punto top. Paolo, subito così. Sì, e se ne va. Niente, non fa per me il calcio. Non voglio rompermi un dito. Ma è un fenomeno, non saprà mai. Vediamo cosa hai imparato nel barrio. Allora, a me degli Ind mi hanno insegnato. Non lo vedo. Come hai sparato? Sono rimasto incastrato. Ora sì, ci siamo. La sento l'aria.
Vai, dai, lo comando e tu lo fai. No, col cazzo. Dai. No, lo comanda chi lo sa comandare, non tu. Andiamo insieme, dai. Dai, andate Se no non ce la faccio fare, veramente. Giacomo a bordo, grazie. È stato un piacere. Ok, let's go. Si può fare il giro al contrario, lì dietro? Tieni per mutuale. Possiamo lasciarlo per un po' sul mezzo. Brutta merda! Divertire, ci siamo divertiti. Finiamo il giro. Dulcis in Fundo, una villa sulle ruote da quasi 1 milione. Permesso. Porca che roba. E quanti metri è? Sono 90 metri quadrati. Vuoi ora taverna? Cioè? E teniamo i vini. Beh, madonna. Volete vedere anche di là? Io sono curioso di vedere tutto quello che si può vedere. Questa è la cameretta. Vabbè, ma è assurdo. Questo viene in qua? Il letto lo alziamo. Cioè, questa cosa qua si sposta e viene in qua? Sì. Vi faccio vedere di là l'altro bagno? 2 bagni ci sono? 2, è stato comunque. Mamma mia, questo è davvero più grande del bagno di casa mia. Molto più grande del bagno di casa mia. Ma se uno si muove tanto, va un po' a zero. No, questa è la camera dei miei genitori. Questo è impressionante, che è spaziosissimo qua. E quando le giostre chiudono al pubblico, parte la vera festa. Questa è ubriache marce. Eccolo là. A parte il lavoro, cosa ne pensate di noi? Noi in generale, noi giostrai, tanti fuori, a noi ci considerano un po' la scusa che sei nomade, che ti sposti, tengono un po' di distacco. Quando iniziano a conoscerci realmente chi siamo, non li scordi più. E infatti in questi 2 giorni ho scoperto un modo di vivere che non mi aspettavo, pieno di gioia, di divertimento, ma anche di duro lavoro. Quanto ci vuole per montare una roba del genere? Questa qua, 2 ore e mezzo più. Qual è la vostra giostra preferita? Quella che incassa di più. Certo, da parte loro rimane del pregiudizio forte nei confronti dei loro parenti più lontani, che viene ancora alimentato da uno stigma collettivo che bisognerebbe tirarsi via. Però i rom 90% quello è il lavoro. Cosa? Rubano, io non ho mai visto un rom lavorare in un bar. Ma è proprio a questo che servono queste esperienze, a vedere da vicino culture diverse e quindi capirle e non farsi fregare da quello che sappiamo soltanto per sentito dire. Io dalla mia torno a casa con un pensiero molto diverso da quello con cui sono partito e, perché no, anche con qualche amico in più. Questa bellissima maglietta con cui sto girando, potresti averla anche tu. Ha pure questo retro. E non è l'unica versione. Nuovo drop del brand. Tema giostrai. Guarda qua. Questa è iconica, ed è disponibile da ora al link in bio o su www.paledelagiusta.it.